Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, campioni d'Italia e tifosi della squadra che per sostenibilità economica è prima in Europa. Altro primato da festeggiare per il Napoli e per il presidente De Laurentiis, ma c'è anche il calciomercato, analizziamo questo e il mercato perché c'è il rinnovo di Meret, ecco Noah Lang, è tutto deciso, è tutto fatto, ovviamente formalizzeremo l'acquisto, preparate le penne per il 1 luglio perché ne serviranno molte. Simeone, il Genova, il difensore Beuke, che potrebbe rientrare nell'operazione legata poi a Gianlu Sanchez per una questione di liste di un Siviglia che deve per forza vendere. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre mettiamo in moto l'algoritmo. Prima di passare al calciomercato e tutto il punto della situazione, ovviamente c'è da festeggiare questo primato in Europa per sostenibilità economica. Notizia ovviamente data e studiata da Off the Pitch, autorevole piattaforma per quanto riguarda il business del pallone. I criteri analizzati sono tre: il margine EBITDA, ovvero quanto si guadagna rispetto al fatturato, il rendimento dell'attivo, il ROA, e l'indice di equità, solidità tra utile e patrimonio netto. Il Napoli è primo davanti al Silkeborg, prima Serie A danese, Molde, Norvegia, Manchester City, il Clermont Foot, la Serie B francese, Bayern Monaco, Fiorentina, Celtic, Elche e AGF e Aarhus, che è sempre la Serie A danese. La cosa che però spicca in questa classifica è che il Napoli ha dato 3,1 punti alla seconda, mentre dalla seconda poi alla decima si giocano i posti per massimo un punto di differenza o decimi di punto, quindi il Napoli ha staccato totalmente la concorrenza. Il margine EBITDA che cos'è? È un indicatore di redditività che misura la percentuale di ricavi che un'azienda genera priva di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni, quindi senza calcolare un attimo le tasse, gli interessi, gli ammortamenti e le svalutazioni. In altre parole, la redditività operativa di un'azienda, ovvero quanto è efficiente nel generare profitti dalla sua attività principale. Il ROA, ovvero indicatore di redditività che misura la capacità di un'azienda di generare profitto dalle proprie attività in relazione al valore delle attività impiegate. In altre parole, quanto in maniera efficace l'azienda, riesce a generare guadagno dalle operazioni che poi fa e intavola, ovviamente. Ultimo ma non ultimo parametro, la relazione tra il profitto di un'azienda e le risorse proprie, ovvero il patrimonio netto, tra utile e patrimonio netto. Una proporzione di utile rispetto al patrimonio netto indica una buona redditività e una solida capacità di generare profitti con le proprie risorse. Al contrario, un basso rapporto ovviamente ti porta a fare la fine di una Lazio, una Roma, club che sono comunque sottosopra dal punto di vista della gestione economica, e gliene va dato atto a De Laurentiis, a Napoli, a Chiavelli, che viene nominato molto ma molto poco, ma è il cervello, tra virgolette, economico della società, perché non si fa mai il passo più lungo della gamba ed è giusto così. Se torniamo indietro nel tempo, anche io personalmente non avevo nemmeno il canale YouTube, però vendevamo, ma vendiamo Cavani, vendiamo Higuain, ci vendiamo sempre i pezzi migliori e questo e quell'altro, però il Napoli vendeva i pezzi migliori, vende i pezzi migliori e alza sempre l'asticella al di là dell'annata 2023, che comunque è stata gestita male. L'euforia nel post scudetto di Spalletti ha preso il sopravvento e quindi l'abbiamo già analizzata, ma è un Napoli totalmente sano e campione d'Europa per sostenibilità economica, lo possiamo dire, e applausi a tutta la società per questa gestione. Detto questo, calciomercato, Meret rinnova fino al 2027 con un ingaggio rivisto con bonus compresi che può arrivare fino a 2 milioni e mezzo a stagione, ma questo non esclude l'arrivo del portiere, anche perché ti serve il secondo, ma il Napoli sta lavorando per trovare un comprimario, non il secondo portiere, ed è giusto che sia così. Io sposo totalmente questa linea perché con la Champions, con la Serie A, la Supercoppa, Coppa Italia, le competizioni da giocare sono tante e non puoi avere un portiere titolare, poi si fa male il titolare e entra il secondo, perché il secondo sarà sempre quel portiere che dovrà giocare 3, 4, 5, 6 partite
ti mette un po' l'ansia quando si fa male il primo portiere. Se hai un primo e un secondo, bisogna avere due portieri fatti come si deve. Speriamo che si ritorni poi su Savic del Torino, che a quanto si legge comunque la situazione Suzuki, che se ne parlò del Parma, è molto ma molto indietro, perché il Parma lo ritiene incedibile. Meglio così, e che Savic del Torino possa arrivare a Napoli, ma sarà una situazione che si svilupperà poi a mercato aperto. Noah Lang, ecco Noah Lang, abbiamo accordo col calciatore, il PSV ha accettato, manca solo formalizzare e firmare, quindi il primo esterno in casa Napoli è stato fatto, e quindi io mi sono andato solo a vedere alcuni numeri per quanto riguarda la situazione Noah Lang e il calciatore che poi va a sostituire, perché Noah Lang era il sostituto a gennaio nel caso fosse arrivato di Quara. Ho preso 2 stagioni con un rendimento alto tra i due, e spicca anche una situazione dal punto di vista difensivo. Un attimo che prendo i numeri, perché io avevo qualche dubbio, tra virgolette, che nella doppia fase comunque fosse molto più offensivo che dal punto di vista di recupero palla e situazione in difesa. Invece è superiore a Quara per percentuali, ovvero contrasti riusciti 0,76 a 0,40 vince Noah Lang, la percentuale di contrasti riusciti 72,7% contro 16,7% di ovviamente Quara. Duelli vinti maggiore Quara 6,77 contro il 3,97 di Noah Lang. Palle recuperate maggiore Noah Lang 4,82 a 1,19. Possesso vinto nella tre quarti 0,85 a 0,40. Dribbling subiti 0,57 contro 1,19 di Quara. Quindi dal punto di vista difensivo del recupero palla torna, e diciamo che sa il fatto suo il calciatore del PSV Eindhoven, che a breve indosserà la maglia del Napoli. Colgo anche l'occasione perché oggi è il compleanno di Kevin De Bruyne, primo compleanno in azzurro, e quindi auguri caro Kevin, festeggialo ovviamente nel miglior modo possibile. Sei nella città più bella del mondo senza nascondersi dietro a un dito, e quindi buon compleanno. Tornando al calciomercato e alla situazione Gianlu Sanchez legata alle liste e al difensore Beukema del Bologna, perché se per Ndoye il Napoli si è tirato totalmente indietro, perché 45 milioni sono troppi, si potrebbe secondo me tirare per il difensore del Bologna anche riguardo alla questione liste e Gianlu Sanchez del Siviglia. Gianlu Sanchez del Siviglia non ha vincoli per quanto riguarda le liste, essendo un under 21, e quindi lo puoi tesserare tranquillamente. Beukema entrerebbe a Napoli al posto di Mazzocchi in uscita, perché una volta che hai preso poi il terzino destro, ovvero Sanchez del Siviglia, per fare la coppia con Di Lorenzo, Mazzocchi a malincuore, perché Mazzocchi, io ci tengo a Mazzocchi perché è napoletano, però ovviamente ci si deve rendere conto che se vuoi alzare l'asticella a determinate operazioni le devi fare in primis, e poi Mazzocchi deve essere assolutamente molto ma molto contento di essere riuscito nel giocare nella squadra del cuore e vincere addirittura uno scudetto, quindi passato alla storia e non si cancellerà mai più. Ovviamente dal punto di vista affettivo io ci sono legato, perché Mazzocchi per attaccamento, per garra, per mettersi a disposizione di tutto e di tutti è sempre stato in prima linea. Ma vedremo poi, c'è il Sassuolo a quanto si legge, ma vedremo poi dove andrà a finire Pasquale Mazzocchi. Gianlu Sanchez, dicevo, e il Siviglia che deve vendere entro il 30 di giugno per motivi di fair play finanziario e continuare a far mercato. Quindi abbiamo il sì del calciatore e il Siviglia che deve per forza vendere. Operazione da 18-20 milioni, si andrà verso la conclusione molto probabilmente, e poi a quanto si legge Conte prima del ritiro di Di Maro vuole assolutamente l'altro centrale, e il Napoli è sempre su Beukema. È sempre su Beukema, anche se è uscita ieri una notizia per il difensore centrale delle Havre a Kiskis Napoli, un papà che ha il figlio che sta facendo il master in Francia, il figlio gli ha detto che praticamente è fatta per il difensore centrale delle Havre. Adesso non mi sovviene il nome, se lo trovo un attimo che lo ricerco, nel caso me lo sono segnato da qualche parte, eccolo, Aruna Sangante, che potrebbe essere, tra virgolette, con i
con la dovuta calma, un difensore alla Kalidou Koulibaly. Io sono solo andato a vedermi qualcosina. Niente male come profilo, è un classe 2002, ma vedremo poi se questo studente, il padre, abbiano avuto ragione poi nel tempo e il Napoli ha già un difensore in saccoccia, ma poco ci credo, anche perché non l'abbiamo letto da nessuna parte, però molte volte può darsi pure che il Napoli, diciamo, dà in pasto ai giornalisti i nomi e nomignoli e poi sotto copertura ti arriva questo difensore senegalese, anche lui. Detto questo, Simeone al Genoa, o meglio, si è affacciato il Genoa per un ritorno, tra virgolette, nostalgico, perché Simeone è stato già comunque nella città e ovviamente sarebbe un'operazione che potrebbe portare qualcosina dal punto di vista monetario in casa Napoli, perché non stai vendendo ad una squadra che sale dalla retrocessione. Sappiamo che in Italia salire dalla retrocessione, iscriverti al campionato, fare un mercato decente poi per cercare di mantenere la serie è molto ma molto difficile, visti gli introiti economici e visto come è gestito il pallone ovviamente nella penisola italiana. Detto questo, vedremo se il Genoa affonderà il colpo e quanto è disposto a offrire per Simeone, che ha ancora, diciamo, qualche anno buono per poter arrivare in doppia cifra dal punto di vista dei gol, nel caso poi sei sempre l'attaccante titolare e hai continuità diciamo di rendimento e nello schierarlo tutte le partite del campionato. Detto questo, l'ultima notizia, ma non ultima per importanza, riguarda appunto, come ho detto prima, Beukema del Bologna. Il Napoli continua a trattare Beukema, continua a, diciamo, cercare la quadra con la propria squadra, perché la strategia del Napoli, che sta pagando ed è una strategia che paga sempre nella situazione mercato, è avere il sì del calciatore in primis per poi far scontrare, tra virgolette, il calciatore e la società per tirare sul prezzo. Così è successo con Gianlu Sanchez del Siviglia, a quanto pare, perché ha il sì del calciatore nella missione spagnola. Ricordiamo che Manna comunque mise diciamo la pulce nell'orecchio a 3 terzini, aveva il sì di 3 calciatori. Adesso non ricordo tutti e 3 i nomi, però crei concorrenza, crei quella voglia di venire ad indossare la maglia del Napoli, raggiungi il sì del calciatore e poi sta al calciatore e alla società cercare di trovare la quadra, perché nessuna società di calcio al mondo vuole tenersi in casa calciatori scontenti, nessuna, perché avresti poi, diciamo, liste occupate, calciatori che ancora tesserati affronteranno la prossima stagione con un desiderio a metà e ti ritroveresti poi a finire nella situazione del mercato di gennaio, tu società con gli scontenti, nel doverlo comunque vendere per cercare di trovare qualcosina in più a livello motivazionale. E quindi un applauso per come sta gestendo il mercato Giovanni Manna, e dobbiamo imparare da questa situazione. È un Napoli che non, rispetto agli anni scorsi, non è un Napoli che esce la notizia 50 giorni non si firma, anzi è un Napoli che si accorda già un tantino prima che esce la notizia, tanto è vero che quando stanno uscendo le notizie per calciatori che il Napoli poi ha già acquistato, le chiacchiere sono già molto ma molto avanzate. È un Manna che gira l'Europa come una trottola ed è un direttore sportivo che diciamo ha letto in quest'anno di calciomercato la possibile escalation anche dal punto di vista personale, perché poi l'ho già detto in un altro video, hai in mano tanti soldi di una società che vuole diventare ancora più grande di quant'è a livello tecnico per quanto riguarda la rosa, e tu ovviamente potresti essere sulla bocca di tutti per le operazioni portate a buon fine e diciamo la conclusione della rosa da dare ad Antonio Conte prima del ritiro di Di Maro. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi auguro che l'abbiate visto tutto questo video, perché tra
il Napoli campione d'Europa per sostenibilità economica, il calciomercato con Noah Lang che è praticamente fatta. Mi sembra un tantino interessante. Sempre Forza Napoli e ovviamente ci vediamo nei prossimi video, quindi attivate la campanellina, restate aggiornati, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao!